Ciao a tutta, bentornata o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana abbiamo una puntata di Gotish on Budget su Vinted. Se vi piacciono i miei video vi invito a seguirmi su Instagram, dove sono abbastanza attiva durante la settimana, e ovviamente a iscrivervi al canale. Questo video non è sponsorizzato, se lo fosse sarei molto felice, ma non lo è, purtroppo. Sono iscritta da circa un mese, quindi vi lascio qui un po' le mie considerazioni. In Italia negli ultimi 2-3 mesi siamo stati bombardati dalla pubblicità di Vinted e quindi, incuriosita, ho deciso di scaricarlo. Attualmente il mercato principale su cui opera è quello di area francese, quindi Francia, Belgio, Svizzera, ma si è aperta anche all'Italia quest'anno. L'idea alla base di Vinted è quella di una moda sostenibile. Se io compro un oggetto che poi ho utilizzato solo una volta o comunque ancora in ottime condizioni, posso rivenderlo a un piccolo prezzo a qualcun altro, così da mantenere in circolo lo stesso abito che è in buone condizioni, permettermi di riguadagnarci qualcosa e venderlo a un appassionato a un prezzo umano. Come funziona? Si scarica l'app, ci si registra e poi si ha la possibilità sia di essere compratore che venditore. Io ho avuto entrambe le esperienze, vi parlo prima un attimo in generale di come funziona la parte di vendita. Per la vendita create il vostro armadio caricando fino a un massimo di 5 foto dell'oggetto, titolo, una piccola descrizione e poi ci sono varie categorie: colore, taglia, lo stato, quindi se ad esempio un oggetto nuovo senza il cartellino oppure in ottime condizioni usato un paio di volte, oppure se è parecchio usato, ad esempio condizioni discrete, il prezzo, se si è disponibile a scambiarlo con altri articoli, con altri utenti, e poi lo si carica e così via via si forma il nostro armadio. Vinted è pensato per giocare un po' al ribasso, cioè quando voi caricate un articolo Vinted vi fa vedere una serie di annunci simili e mi dirà: in genere su Vinted questi articoli vengono venduti a questo prezzo. La piattaforma non vi impedirà mai di mettere una maglietta a 20 euro invece che a 2, però in qualche modo l'app vi avverte che per vendere più facilmente dovete mantenere dei prezzi un po' più bassi, un po' più da mercatino dell'usato. Una volta che è stato comprato l'oggetto e voi avete messo in vendita, si aprirà una chat privata con il vostro corrispettivo e vi verrà data un'etichetta da stampare per poi spedirlo. La spedizione di Vinted si appoggia sul servizio di UPS. UPS lavora attraverso gli UPS Point, quindi il pacchetto non verrà ritirato da casa per arrivare alla casa della persona, ma al vostro punto UPS più vicino. In genere sono, ho visto, tabacchi, farmacie, in alcuni casi librerie. Quando la spedizione arriva nel punto UPS del compratore, può restare lì fino a 14 giorni. Quando poi viene ritirata e viene confermato che il compratore ha trovato che l'oggetto era in ordine, che tutto era andato bene, solo in quel momento al venditore vengono accreditati nel suo saldo Vinted i soldi della vendita. Quindi dal punto di vista del venditore ci possono essere determinati problemi. Ad esempio, in molte recensioni che ho letto ci sono state persone un po' poco corrette, perché il venditore ha inviato l'oggetto, ma il compratore ha aperto un reclamo perché l'oggetto non era conforme secondo lui all'annuncio, solo che accettando quel reclamo il venditore non ha più né i soldi della vendita né l'oggetto stesso. Ovviamente tutto questo discorso fatto però con un oggetto che in realtà era nelle condizioni in cui è stato descritto. Il consiglio per i venditori è: purtroppo fatevi furbi e fatevi le foto dei pacchetti prima che partano. Io in genere le mando anche ai miei compratori, forse è il motivo per cui non ho mai avuto controversie di questo tipo, però è sempre bene fare le foto prima con l'oggetto tutto messo per benino nel pacchettino, così si sa che è stato spedito in quel modo. Io ad esempio ho scelto delle buste rosa shocking, ho fatto un po' per velocizzare il loro lavoro, di dire: guarda, il pacchetto tuo è rosa, quindi vai lì e gli dici: ho un pacchetto rosa, invece di dirgli è di questa dimensione, quest'altra, e perdere troppo tempo tutti. Ma anche perché è un pacchetto un pochino più particolare, lo si trova difficilmente a giro, quindi nel caso mi fosse mandato un qualsiasi reclamo con un pacchetto che è di un colore diverso, io sarei sicura nel dire: no, i miei pacchetti sono fatti in questo modo e quindi sono per 100% sicura che questo è un tentativo di scam. Purtroppo esistono queste cose online, esistono su qualsiasi piattaforma di questo tipo. Mentre la mia esperienza da compratore è questa: si spulcia l'app, si possono mettere dei cuoricini, quindi un piccolo reminder di mi interessa questo oggetto, e quando si fa, tutte le volte ci sono delle variazioni di stato, ad esempio se l'oggetto viene scontato, se viene venduto, c'è una piccola notifica. Inoltre tutti gli oggetti preferiti sono in una lista, così potete andarli a spulciare. Quando si compra i soldi vengono subito scalati dal proprio saldo, dalla propria carta, dal proprio conto.
Quindi di fatto voi date i vostri soldi a Vinted e Vinted in un secondo tempo li darà al venditore. Date i vostri soldi, create la vostra etichetta, quindi dite qual è il punto UPS che volete selezionare per far arrivare i vostri oggetti e poi aspettate. Il venditore ha tempo 5 giorni dall'ordine per spedire i vostri pacchi. Una volta spediti, in genere io ho visto entro una settimana arrivano. Nel primo periodo, a inizio febbraio, erano un po' più veloci e nelle ultime 2 settimane sono un po' rallentati, quindi probabilmente è un problema generale. L'impostazione generale dell'app è quella un po' del mercatino dell'usato, quindi troverete tanti annunci, ad esempio a €1, a €2, di oggetti un po' più piccolini. Avete la possibilità di acquistare in blocco, quindi ci sono degli sconti per set. Ad esempio c'è chi ha addirittura sconti di ogni 5 articoli si paga il 50% e ci trovate veramente di tutto, dalla casa ai libri, gli stickers, gli abiti. Quello che in questo mese a me ha tentato molto, e come me altri, era il vantaggio della spedizione, perché spedendo da punto UPS a punto UPS, invece di pagare i €7 di corriere, che purtroppo più o meno sono sempre quelli, durante febbraio si è pagato solo €1 di spedizione. Su ogni acquisto c'è anche una protezione acquisti, che sono di fatto i soldi che vanno a Vinted. Teoricamente sono i soldi che si pagano come utenti a Vinted per essere protetti, circa, durante tutte le transazioni che si fanno. E questo costo sono 70 centesimi più il 10% dell'acquisto fatto. Quindi, ad esempio, per i miei articoli ho pagato in genere €1 o €2, non di più. Per cui arrivare in totale a avere una spedizione a €3 sicuramente è molto allettante. Apro un attimo la parentesi spedizioni perché proprio in questi giorni in cui sto filmando è successo il putiferio. Per il mese di febbraio le spedizioni appunto sono venute 0,99. Gli utenti di prima data italiani, quindi che si sono iscritti verso gennaio, anche gli utenti francesi, dicono che prima l'accordo tra Vinted e UPS era di €2 a spedizione. Poi l'altro giorno, inspiegabilmente, senza nessun avviso, io mi ero accorta che era qualche giorno che non c'erano più nemmeno cuoricini, non c'erano più interazioni tra venditori, improvvisamente siamo passati alle spese di spedizione a €4,40 contro i €7 del corriere. Sono poco, ma passare improvvisamente al 400% ha stupito un po' tutti. Andando un po' a cercare, si è capito che queste spese così basse erano un accordo promozionale tra UPS e Vinted. Peccato che nessuno avesse avvertito gli utenti. Gli utenti si sono trovati improvvisamente o a dover mettere degli sconti molto alti su articoli già di poco conto, oppure a trovarsi bloccati, perché giustamente se si compra una maglietta a €3 per poi pagarla 7 con le spedizioni è un po' difficile. Poi siamo ritornati a un certo punto a 0,99, poi a 3,50 credo adesso. Ovviamente il problema è di UPS e Vinted, devono trovare tra di loro un accordo commerciale, probabilmente è scaduto e bisogna vedere cosa decideranno. Quello che a molti utenti, come a me, non è piaciuto particolarmente è la poca trasparenza, cioè non è stato comunicato in modo chiaro e univoco che fosse una promozione che durava solo fino al 28 di febbraio. Questa è una pecca del sito, la poca comunicazione. Ogni volta che si cerca di andare in assistenza ci si ritrova a parlare con un bot, quindi un programma computerizzato che dà risposte standard. Per quanto si cerchi di andare avanti è impossibile, proprio impossibile comunicare fisicamente con qualcuno. Questo diventa un problema per appunto le scam di cui vi ho parlato prima. Dopo tutta questa grande introduzione all'app di Vinted, parliamo un attimo di come mi sono trovata io. Io non mi sono trovata malaccio in questo mese perché ho venduto diversi oggetti e in un mese di rivendita online io ho guadagnato €100. Buttali via, non sono sicuramente i soldi che ho speso per comprare gli oggetti, ma sono sempre €100 in più. E soprattutto sono €100 in più da poter usare su una piattaforma dove i costi sono molto molto bassi. Quindi ho fatto un paio di outfit, 2 piccolini piccolini. Bene, facciamo un attimo di pausa, che è il momento delle promozioni. Questa settimana parliamo subito di una youtuber nuova che è Rainbow Got, un canale pastel got, ogni tanto ci siamo, che bello! Di una ragazza che fa gioielli e soprattutto choker, ho visto purtroppo negli Stati Uniti, altrimenti sarei già andata a ordinarglieli, ma anche una serie di video molto interessanti di haul. Io vi invito a guardare i suoi video e a iscrivervi. Mentre per la parte di piccole imprese vi parlo di una cosa che ho scoperto tramite Vinted, ovvero le box di My Little Box. Sono delle piccole box mensili a tema
che hanno sia degli accessori, degli oggettini, che poi dei prodotti di bellezza. Purtroppo il sito ufficiale non spedisce in Italia, ma ho visto che su Vinted diversi abbonati di questa box rivendono o gli oggetti singoli oppure alcune volte anche direttamente la box completa perché non è di loro interesse. Io ne ho comprata una dove non ci sono i prodotti di bellezza, ma c'erano tutti gli accessori perché mi intrigava tantissimo il tema, che è appunto quella di febbraio, la luna nuova. Come vedete mi è arrivata la box dentro la quale io ho messo tutti i miei tarocchi, i miei mazzi, con l'illustrazione. Loro ogni mese hanno un'illustrazione ufficiale di questa autrice, Kanako, come vedete, molto caruccio. Ho ricevuto anche questo, che è un piccolo pendente con un pezzettino tipo marmo e dietro un solicino, purtroppo è molto piccolino, e un piccolo set di piattini per mettere gli orecchini ad esempio. E ultima cosa, il set portatile, perché è veramente mignon, i tarocchi di Marsiglia che ho usato questa settimana sul mio Instagram per darvi la buona settimana. E questo è il momento appunto del Gotish on Budget, quindi outfit a meno di 50 euro. Qui siamo tipo meno di 50 euro tutti gli outfit, per farvi capire, e ne ho presi giusto un paio perché volevo limitarmi. Partiamo da un outfit che i più fedeli del canale, quelli che sono con noi dal primissimo video di presentazione, conoscono. È questo mini dress della Bennett, Moonlight Silence Black, che io ho indossato nel mio primissimo video di presentazione. Perché vi chiederete l'ho ricomprato? Perché la taglia che avevo io di quell'abito era troppo piccola e già mi era stato regalato su una taglia troppo piccola, essendo un mini dress mi arrivava veramente molto corto. Ho trovato una ragazza che vendeva una M, quindi sapendo che quella doveva essere la taglia ho deciso di comprarlo ed è venuto 12 euro più le spedizione e la protezione, tutto 14. Arriva corto, c'ha tutta questa stampa, questo disegno con le tavoline Ouija, con un po' di simbolini, con 666, ha un colletto bianco che si apre e si chiude con lo scollettino e delle maniche in voile in trasparenza. Ad esempio nella S le maniche mi stavano strette, mi stringevano un pochino sulle braccia, mentre adesso è tutto molto morbido, ha la linea che dovrebbe avere, che non è una linea fasciante ma è una linea a tubo un po' più larga, ed è sempre mini perché mi arriva comunque cortino, però è un corto decente, posso uscirci e non restare in mutande, ad esempio. E per un abito della Bennett pagare 14 euro, questo è arrivato con il cartellino, quindi era nuovo cartellinato dentro la sua bustina con ancora il prezzo originale del negozio, che era 30. Quindi è stato pagato la metà. Non male. Il prossimo outfit che vi faccio vedere è uno composto. La prima cosa che vi faccio vedere è questa maglia della Disturbia. Qui non ho trovato notizie online perché ve la faccio vedere da un'immagine di stock, penso sia una delle primissime collezioni. Vi faccio vedere, ad esempio, questo è il tag. Anzi, se avete qualche informazione voi e volete dirmi di quale collezione Disturbia è, fatemelo sapere. E questa è la versione indossata. Allora, mi è stata venduta a 2 euro, quindi l'ho pagata 4 euro, assolutamente niente, con questa stampa molto particolare che già da nuovo era un po' stonewash, magliettonza bianca con questo disegno qua. Mi è stata venduta come condizioni buone. Le condizioni buone sono quelle più basse per cui si può comprare un oggetto su Vinted, quindi molto molto usato. Ora, nel mio caso, questo per me è stato un azzardo perché la venditrice da cui l'ho comprato praticamente non aveva recensioni, c'era solo un'immagine che era l'immagine del davanti e io ho scelto di non chiedere niente, ho scelto semplicemente di comprare e vedere in che condizioni mi arrivava. Per le maglie, soprattutto quelle bianche, si nota molto l'usura e l'uso dalla parte dell'ascella, purtroppo. Come vedete qui non c'è veramente un segno. È un po' spiegazzata, l'ho lavata, non l'ho stirata perché lo sapete ormai, però è nuova. L'unico difetto che ho trovato è stato questo, che qui dietro ci sono dei buchini. Per come sono stati fatti, credo che sia stato qualcuno che ha tolto un tag in modo un po' brutale o comunque un cartellino o qualcosa, però sono qui dietro nella zona del collo. Io ho cercato di farveli vedere nel video indossati, ma non si notano. Non erano segnalati, ma io non ho nemmeno chiesto. Tutte le volte mi sono trovata a chiedere qualcosa o a farmi chiedere qualcosa, sia come venditrice che come compratrice. Dall'altra parte ho sempre trovato molta disponibilità nel dare le misure, nel dare quanti più dettagli possibili, altre foto, per essere sicuri delle condizioni con cui si compra.
Quindi da compratrice vi dico, se non siete sicuri perché nell'annuncio ci sono poche foto, domandate. Tutto. Ora per 4 euro ho deciso di prenderla e sono abbastanza contenta onestamente. Mentre a proposito di fare domande e approfittare dell'esperienza del venditore, vi parlo della seconda parte di questo outfit, che sono i leggings della Restyle. Sono i Satanic Leggings taglia L che ho pagato 8 euro alla venditrice, quindi circa 10 euro in totale. E sono super contenta di averli comprati da una ragazza che li aveva già presi, perché io volevo fare un haul alla Restyle e avevo selezionato tutte taglie M. Ad esempio ho trovato questa venditrice che mi ha detto: guarda Vess, sono molto piccoli, sono segnati una L ma io li metto in listino come M. Mi ha mandato le misure del sopra e pur essendo molto elastici sono molto piccoli in vita, tantissimo. La gamba è lunga ma il sopra è strettissimo. Sono dei leggings invernali, quindi sono molto caldi dentro, sono super contenta di aver fatto questo acquisto. E ad esempio un'altra variante, sul sito sono segnalati come neri e invece sono grigi, quindi anche lì non è un problema, ma se uno li comprasse dal sito potrebbe essere un pochino insoddisfatto. Soprattutto Restyle ha pochi restock, in genere ha pochi oggetti disponibili, quindi arrivare a dire ho preso un paio di leggings, sono costati 35 euro, sono dovuta arrivare in fretta per averli della mia taglia e poi scoprire che sono troppo piccoli oppure non sono esattamente come descritti, potrebbe essere molto fastidioso. E l'ho pagati 10 euro, quindi un terzo del loro valore originale, per un paio di leggings nuovi. Le cuciture sono tutte a posto, sono solo stati provati e si vede, quindi sono molto soddisfatta. Eccoci all'ultimo outfit un po' osé per questo video, che è: non potevo non comprare almeno qualcosa della Killstar, come potevo non farlo? Quindi ecco qua il Bad Bones Bikini, una taglia L. Anche questa volta mi sono avvalsa dell'esperienza di chi l'ha comprato, che veniva a 13,50 euro, quindi 15 euro in totale. Questo è l'articolo che ho pagato di più, ma chi tra di voi mi segue e conosce i prezzi Killstar sa che questo è super scontato. È fra l'altro una vecchia collezione, quindi io non l'avevo mai visto a giro, sono stata super contenta. Come vedete è un top che ha una parte sopra decorativa con lo scheletro e poi la parte che poi copre, e il sotto a vita alta, sempre con disegnato lo scheletro. Lo scheletrino è in acrilichino leggero, quindi queste andranno sicuramente sempre lavate a mano perché sennò si distrugge, con l'attacco dietro legato dietro al collo e poi un fermino nel mezzo. La L, come vedete, mi sta giusta, mi sta molto bene. Ora in questo momento sono leggermente ingrassata e quindi sono su una 46, ma sono sicura che anche in 44 mi sta, perché quando lo vedete fuori dalla corporatura è molto piccolo, quindi si espande molto, però sono convinta che una M mi avrebbe dato noia. Ho provato, non ve lo faccio vedere questo, però ho comprato un set di intimo in M a super sconto prima che ci fosse la Brexit. Effettivamente mi sta un po' precisino anche quando sono al mio minimo, anche quando sono un po' più verso la 44 e verso la 46. Questo ad esempio è stato un affarone, e c'è da dire che di oggetti Killstar si trovano tanti affari, magari sono appunto o taglie un pochino così random. Ho trovato tanti XS, ho trovato tanti XXXL, ho addirittura trovato una persona che vendeva il maglione quello a righe, che è una delle cose wow. Però si possono anche trovare oggetti interessanti per fare un po' di fai da te. Avevo visto una borsa messa abbastanza male della Killstar, però a 10 euro, e non aveva i manici, quindi uno potrebbe fare come nel mio scorso video delle borse, di aggiungere un manico nuovo e avere comunque una struttura di borsa interessante. Quindi in generale tutto il mio haul, pantaloni maglia, abito e bikini, è venuto 35,50 euro solo ai venditori, oppure con tutte le spese 44 euro, quindi siamo con 3 outfit completi sotto i 50 euro. La parola di oggi con cui concludiamo il Gotish on Budget sono usato. L'usato può essere un'ottima risorsa soprattutto per chi inizia, per chi vuole sperimentare, perché in genere è vero che si vuole un po' riprendere i soldi di quanto si è speso, ma è abbastanza facile adesso trovare
abiti in buone condizioni con i quali sperimentare a un prezzo giusto per chi inizia o chi è un appassionato e vuole ampliare un po' la sua collezione. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio di essere stati con me ancora una volta, vi auguro una buona giornata, una buona serata ovunque voi siate, vi lascio con il promemoria per il prossimo video, lunedì prossimo, ore 12, stavolta completamente con un nuovo genere. Tra Vinted e Oops. Bene.